Di Pirer Mobility ormai si sa tutto, sono tutti esperti. Sono arrivati un po' tardi, ma sono tutti esperti e i negazionisti non negano più che l'azienda sia in crisi nera. Però i negazionisti negano sempre qualcosa e adesso si dedicano alle corse, altrimenti che negazionisti sarebbero? Insomma, danno per certo che KTM MotoGP la farà perché l'azienda è separata, ci sono i soldi, li hanno messi da parte e comunque paga tutto Red Bull. Questo video parla proprio di questo, dei 3 scenari possibili legati al comportamento di Red Bull. Il primo è uno scenario ottimista, il secondo così così e il terzo è uno scenario altamente negativo. Volete sentire la mia opinione, così poi, mi dite la vostra su un'analisi di questo tipo con tutte le possibilità? Dai! Ciao da Mister Helmet. Dicevamo che anche i negazionisti più estremi, quelli che dicevano che KTM tutto sommato non se la passava male, era in crisi ma nemmeno troppo, si sono rasserenati e rassegnati quando ha portato i libri in tribunale. Poi dicono che l'azienda è troppo grande per fallire e io posso anche essere d'accordo, anche se essere fatti a pezzi e comprati da cinesi e indiani è una cosa che al fallimento assomiglia molto, ci va molto vicino. Insomma, di sicuro da questa situazione, anche se quello che dicono è il contrario, non verrà fuori una KTM come quella che conoscevamo. Tiene però banco il tema delle corse che rassicurano dall'Austria si faranno. Dico intanto io una cosa, anche sembrando di magari antipatico. Secondo me in una situazione del genere è veramente immorale che si corra. Cioè in Austria ci sono persone a casa che hanno ricevuto lo stipendio in anticipo perché poi non riceveranno il prossimo e non riceveranno la 13ª e questo, attenzione, che sta succedendo anche in MV Agusta. E poi ci sono persone a casa anche nelle aziende controllate, quindi io mi chiedo sinceramente con che faccia un'azienda potrebbe andare a fare le corse in giro per il mondo mentre gli operai fanno fatica a mettere il pane in tavola e non è populismo, è realismo. Anche quando c'è stato il Covid mi chiedevo in che posizione sono le corse nella lista della priorità. Questo vale in ogni caso, anche se pagasse tutto Red Bull. Per me, la mia opinione, è una questione etica. Però, per quanto riguarda proprio le corse, il fatto che dall'Austria abbiano detto che non cambia niente, secondo me non le garantisce, perché il curatore fallimentare Peter Vogel, ha detto che non si cambia niente, ma nel senso che rimane tutto stoppato e non si decide nulla fino a che i creditori non decideranno cosa fare. Cioè, ehm, sono diciamo non è Pirer che decide se si corre o no. Anche se KTM Motorsport è un'azienda separata, è pur sempre sotto il cappello di Pirer Mobility, quindi è il curatore fallimentare insieme ai creditori che deciderà se le corse sono opportune oppure è meglio tagliare tutto il più possibile per rientrare dei crediti, okay? E tenete conto che sono 100 milioni, ma anche fossero 20 milioni, sono 20 milioni in meno per i creditori. Sono 20 milioni. E beh, cosa sono 20 milioni adesso? Beh, sono sempre 20 milioni che devi sborsare tu adesso. E ti trovi addosso un debito da adesso. Te capì? Anche quelle sono famiglie, eh. Questa famosa mail che Pernat dice di aver ricevuto, io la vorrei vedere, ma anche vedendola mi pare di ricordare che a fine ottobre Kecht, responsabile commerciale, Telaro, managing director KTM Italia, eccetera, dicevano che l'azienda era solida, che sì c'era qualche problema, ma insomma niente di che, ma parliamo di fine ottobre di quest'anno, quindi le mail, le dichiarazioni valgono quel che valgono perché abbiamo imparato che possono essere smentite dopo sole 48 ore, 72 ore. Ok, adesso è il momento di parlare di Red Bull. Red Bull che viene sempre descritto come Babbo Natale. Cioè il primo scenario è quello ottimista. Red Bull che dice: "Ah, quanto costa la baracca qua? Quanto vi serve? 60, 80, 100, ce li mettiamo noi, okay? Qualsiasi cosa serve ce la mettiamo noi. Così correte e non avete problemi, povere stelle." Diciamo
che questa cosa è possibile. Io però ho due dubbi. Ok, le spese vive, i costi, eccetera, però di sicuro lo sviluppo sarebbe bloccato e KTM correrebbe con 4 moto dell'anno scorso, il che in una MotoGP attuale è quasi come ritirarsi, cioè non è proprio il top a livello di immagini. Spiegatemi poi come verrebbero gestite la Moto 2 e la Moto 3, perché nessuno ne parla mai, perché parlano tutti della MotoGP, ma anche in Moto 2 e Moto 3 c'è molta KTM, tantissima. Ok, però anche senza sviluppo, spiegatemi poi come si farebbe la produzione dei ricambi e tutto il resto. Metti che Bastianini o Acosta ne disfano un paio di quelle moto lì, che succede? Perché a me risulta che i conti siano bloccati. Però, siccome i soldi, come si dice in certi paesi, fanno andare l'acqua all'insù, facciamo che Red Bull paga tutto. Parliamo di quest'anno, perché dell'anno prossimo, insomma, è tutto un altro discorso e la vedo difficile o comunque non pronosticabile. E comunque avevo dimenticato una cosa. KTM ha detto che non mette un soldo di più di quello che già mette e che non è vero che inietterà capitale per salvare KTM. Questa cosa l'ha fatta smentire sia da Pirelli Mobility che dal suo sito Speedweek. Ma le corse sono un'altra cosa, vediamo. E comunque resta sempre il fatto di andare a fare le corse allegri per il mondo, mentre la gente non arriva a fine mese, ok? Ma questo non era lo scenario ottimista? Sì, ottimista sì, però non coglione, ok? Lo scenario ottimista in cui Red Bull paga tutto, però mi dovete spiegare come. Vediamo adesso lo scenario così così, quello intermedio. Ok, due moto saltano, ci si concentra sulle due di Acosta e Binder, che sono quelle principali, sempre con poco sviluppo. Magari Red Bull prende in mano proprio la squadra corse, però poi bisognerebbe capire in una condizione fallimentare come si porta fuori il materiale da un'azienda da cui non puoi portare fuori nulla. Ci vuole sempre il permesso di qualcuno. Questo signore qui, cioè Peter Vogel. Avremo delle KTM che si chiamano Red Bull come la Kawasaki si chiamava quella volta con Marco Melandri Ayate? Boh, avremo una stagione transitoria, beh, si può anche fare, però questa secondo me è la situazione brutta ma accettabile, quindi così così, che vede KTM sì farsi un po' da parte, scomparire, ma che almeno in qualche modo corre. Sia chiaro, resta sempre, perché ce la dimentichiamo, la faccenda della Moto 2, della Moto 3 e della Rookies Cup, sempre con Red Bull che paga, ma che ha detto che non mette un soldo in più del pattuito. Quindi come si farebbe non si sa. E sempre naturalmente con gente a casa bella incazzata, con una bella immagine di chi se ne sbatte altamente della situazione che ha creato. Ok? Questo era lo scenario così così. E adesso lo scenario pessimista. Ok? Mi metto in bianco e nero. E parliamo ovviamente sempre di Red Bull. Red Bull ti mette le ali, Red Bull sponsor di iniziative fighe, di gente figa, di vincenti, iniziative da paura, robe spettacolari, Red Bull TV, però siamo veramente sicuri che questo casino piaccia a Red Bull? Io questo tema l'ho già trattato in un altro paio di circostanze, però se Red Bull poteva avere fastidio nell'essere associata ad un'azienda in difficoltà, quanto potrebbe gradire il fatto di essere associata ad un'azienda che ha i libri in tribunale, che corre mentre ha i padri di famiglia senza lavoro, che non ha un partner figo quanto lei, ma un partner che è KTM, che è disperato. Cioè, parliamoci chiaro, chiunque sponsorizzi qualcosa lo fa perché sponsorizza qualcuno che ritiene figo e soprattutto qualcosa, un progetto figo, qualcosa che gli dia visibilità positiva. Invece in questo caso Red Bull si troverebbe a sponsorizzare dei disperati. Gente che senza Red Bull non avrebbe i soldi per correre, quindi non sarebbe più sponsorship, sarebbe charity, ok? Sarebbe davvero conveniente questa cosa qua per Red Bull. Non è che magari il Red Bull in questo momento avrebbe come interesse principale quello di essere associata il meno possibile ad un'azienda così? Questa era la parte bella della parte pessimista, perché c'è anche una parte brutta. Diceva come? Sì, ed è questa. Quello che mi chiedo io è,
attenzione, considerando la situazione finanziaria di Pirelli Mobility, considerando il legame che c'è specialmente fra lato agonistico di Red Bull e KTM, ci sono per caso le condizioni per agire legalmente per danno di immagine da parte di Red Bull nei confronti di KTM? Addirittura, aspetta un attimo, cioè non ci sono ovviamente conflitti apparenti al momento fra le aziende, anzi al contrario la loro collaborazione sembra essere vantaggiosa, sono amici, però quindi in base a queste informazioni questa roba dovrebbe essere assurda e ridicola. Però questo era fino a quando KTM non è andata in tribunale e non hanno fatto incazzare Red Bull, che addirittura ha dovuto smentire ufficialmente ulteriori iniezioni di capitali, perché voi dovete sapere che anche Red Bull, persino Red Bull che ha un sacco di soldi, ha dei consigli di amministrazione e degli azionisti a cui deve spiegare come spende i soldi. Soprattutto adesso che Red Bull sta facendo dei grossi spostamenti di capitale dal punto di vista delle sponsorizzazioni, visto che si sta dedicando sempre di più al calcio, e quindi questo evidentemente è qualcosa che è legato a una serie di cambiamenti. Non è che è colpa di KTM, certo, però magari Red Bull potrebbe prendere la palla al balzo, ok? Quindi per valutare se Red Bull potrebbe agire legalmente contro KTM è importante analizzare alcuni elementi chiave del diritto civile e commerciale, delle sponsorizzazioni. Insomma, di solito si valutano queste cose qui. Quindi l'esistenza di un danno reale e concreto, cioè per capire se se Red Bull può agire verso KTM, deve capire se gli è stato arrecato un danno di immagine, la perdita di reputazione, la credibilità, qualcosa di commerciale. Quindi magari, che ne so, se KTM fosse coinvolta in qualche scandalo pubblico, in cattiva gestione finanziaria, e qui un po' ci siamo, o altri eventi negativi, tipo licenziamenti, la gente a casa, che si riflettono anche sull'immagine di Red Bull, come dire, ma che sponsorizzate questi qua? Questi lasciano la gente a casa, insomma, brutto, ok? E quindi come partner Red Bull potrebbe ricevere un danno. Un'altra cosa è il legame contrattuale fra Red Bull e KTM. Bisognerebbe guardare, diciamo che in un contesto sportivo di altissimo livello come quello della MotoGP, insomma Red Bull questi contratti li fa bene, con molta attenzione. Bisognerebbe vedere quali sono le clausole che prevedono una protezione dell'immagine e l'obbligo di comportarsi in un certo modo e non danneggiare l'altra parte, cioè voglio dire i cosiddetti aspetti etici e morali. Red Bull potrebbe agire se KTM avesse violato queste clausole, che ne so, comportamenti o decisioni che abbiano esposto Red Bull a qualche critica. Magari questa cosa può succedere. Poi c'è da dimostrare al punto 3 la causalità del danno. Per vincere una causa per danno d'immagine, Red Bull dovrebbe dimostrare un nesso causale diretto fra il comportamento di KTM e un danno subito. Che ne so, qua è un po' più difficile, però una gestione irresponsabile con problemi finanziari, legali, eccetera, eccetera, che fanno sembrare questa collaborazione come non più super positiva, qualcuno di questi aspetti ce li potrebbe avere. Allora, le possibili contromosse di KTM, poi KTM si dovrebbe difendere, ne nascerebbe una gazzarra giuridica, e poi sono entrambi austriaci, quindi il processo si giocherebbe in Austria, insomma sarebbe un casino. Come considerazioni finali io dico che se KTM fosse responsabile di gravi eventi verso Red Bull e questi fossero dimostrati, ci potrebbe anche essere una diatriba legale. È difficile che queste cose degenerino in una richiesta di danni, però diciamo, perché ci dovrebbero essere comunque le prove tangibili di un danno concreto, e quindi è difficile che Red Bull si metta a chiedere i danni a KTM, però potrebbe farglielo capire che questa cosa può succedere. Insomma, come si dice a Roma, si potrebbe far rodere il culo e far saltare comunque tutto, spiegandogli perché, e quindi dicendo ok. Quindi questo è una situazione brutta, ma che potrebbe comunque essere la causale di una separazione di Red Bull da KTM, come potrebbe dire: "Vabbè, siamo stati amici tanti anni, vi abbiamo dato tanti soldi, però adesso basta perché non ci aiutate dal punto di vista dell'immagine". Questo per quanto riguarda Red Bull, perché c'è anche il tema dei piloti, cioè la risoluzione del contratto per inadempimento. Cioè quando una parte non adempie alle proprie obbligazioni contrattuali, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto. Questo vale in Austria, vale in tutti i paesi europei del mondo. Quindi
La risoluzione del contratto libera entrambe le parti da obblighi futuri e non cancella automaticamente i diritti a risarcimento per eventuali danni subiti, cioè è lasciato senza moto, mi hai fatto fare una figuraccia, mi hai mandato in giro a fare accattonaggio, e il che spiega come mai ci siano notizie proprio di queste ore di Acosta che si stia dando da fare per cercarsi una moto, nonostante le mail di rassicurazione di cui parla Pernat, ma non solo lui, anche altri. Quindi, e magari ma non è solo Acosta che si sta cercando un posto. Quindi qualcuno potrebbe dire, vabbè, io per colpa vostra sono rimasto a piedi per la stagione 2025-2026, oppure non ho trovato più posto, mi sono dovuto ritirare. E questo è un tema che si deve affrontare, ok? Adesso quello che penso io, una soluzione si potrebbe trovare. Facciamo un esempio. Un Poncharal, che è un team che esiste e non ha problemi, e Aio, che fanno correre le moto dell'anno scorso, magari aiutati da Dorna, potrebbe essere una soluzione. Magari fanno correre 2 KTM o 4 KTM, ma KTM come factory non ci sarebbe. Così KTM può sempre dire hanno corso con 2 KTM, anche se non c'è in forma ufficiale, mentre gli operai a casa diciamo che sono tranquilli. Tranquilli si fa per dire, questa potrebbe essere una soluzione intermedia, però deve sempre decidere il signor Peter Vogel quali sono le risorse e le somme che possono essere distratte dai creditori per fare queste attività qui anche parziali. Ok? Questa cosa qui, questa ultima soluzione, secondo me potrebbe più o meno essere una soluzione di compromesso che va bene per tutti, anche se, perdonatemi, la figuraccia è servita. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, quale tipo di proposte vi sembra, di situazione vi sembra, di scenario vi sembra più veritiera, e cosa ne pensate, cosa pensate che succederà. Ricordatevi di seguire Mr. Helmet, abbonarvi al canale, iscrivervi, perché così col vostro supporto siamo sempre più liberi di fare contenuti. Ok? Ciao da Mr. Helmet.